Quante volte hai sentito gli italiani usare la parola magari quando parlano? Una sola parola estremamente comune nella lingua italiana, ma con significati anche molto diversi. Con la lezione di oggi imparerai a usare magari proprio come facciamo noi italiani, in tutti i suoi usi e significati principali, anche in quelli che magari non conoscevi. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Io sono Francesco, sono un insegnante di italiano per stranieri e su questo canale faccio del mio meglio per aiutarti a imparare l'italiano in modo semplice, efficace e, perché no, divertente. Cominciamo subito con il primo uso di questa parola. Magari è usato per esprimere una speranza o un desiderio. Ti piacerebbe passare qualche giorno a Roma con me? Magari, mi piacerebbe un sacco. In questo caso è un'esclamazione, è isolata, vedi? Magari. Prenotiamo una visita a Villa Borghese? Magari. Il desiderio può riguardare anche qualcosa che non si è realizzato nel passato e diventa quindi un rimpianto o un dispiacere per qualcosa che è successo o non è successo. Il tuo gatto è ritornato a casa? Magari. Purtroppo no. Quindi magari significa mi piacerebbe, sarebbe bello. Ma può introdurre anche una frase ed è generalmente seguito da un verbo al congiuntivo. Magari potesse venire anche Giorgia con noi, ma purtroppo dovrà lavorare. Magari avessimo più tempo per visitare tutti i musei della città. Magari vincessi al Superenalotto, risolverei tanti problemi. I soldi non sono la soluzione a tutto, era solo un esempio, eh. Qui siamo di fronte a un ottativo, dal latino optare, che significa desiderare. In italiano l'espressione di questo valore ottativo o desiderativo è attribuita al congiuntivo, imperfetto o, come vedremo tra poco, trapassato. In questi casi è come dire sarebbe bello se, vorrei che, mi piacerebbe che, ed esprime un forte desiderio. Ti piacerebbe passare qualche giorno a Roma con me? Magari ci andassimo. Sarebbe bello se ci andassimo. Mi piacerebbe che ci andassimo. Anche in questo caso useremmo il congiuntivo imperfetto, perché abbiamo un'espressione impersonale, sarebbe bello, che richiede il congiuntivo, ma questa espressione impersonale è al condizionale e quindi avremo un congiuntivo imperfetto in questo caso. La concordanza del congiuntivo è un incubo, lo so, per questo nel nostro corso a tutto italiano B2 dedichiamo unità su unità a questo modo verbale e sulle concordanze. Ma ne parlerò anche in un altro video. Il congiuntivo imperfetto quindi indica un desiderio, una speranza che si riferisce al presente o al futuro. Se il desiderio riguarda qualcosa che è nel passato, il verbo sarà al congiuntivo trapassato. Magari avessimo avuto più tempo per visitare tutti i musei della città, ma siamo dovuti partire. Magari foste venuti anche voi a Praga con noi, quanto ci saremmo divertiti. Magari questa cosa fosse successa nel passato, ma non è successa, quindi è un desiderio di qualcosa che nel passato non possiamo cambiare e il congiuntivo sarà trapassato.
Passiamo però al secondo uso di magari. Questo è un uso molto comune, molto naturale. Un altro uso comunissimo di magari è questo. È spesso usato come una semplice risposta affermativa a una domanda. Per esempio, al supermercato la cassiera o il cassiere chiede: "Desidera un sacchetto?" E tu potresti rispondere: "Magari, grazie." Non è un desiderio ardente che abbiamo dentro: "Magari mi piacerebbe tanto un sacchetto." No, è una semplice risposta affermativa. Io uso spesso magari con questo significato in questi casi. Vuoi dell'altro risotto? Magari, sì, grazie. Può essere anche accompagnato da sì, ma da solo è sufficiente per rispondere affermativamente a una domanda. Magari, grazie. Conoscevi questo uso di magari? Ti assicuro che se integrato nelle tue conversazioni, il tuo italiano farà un grande salto di qualità. So che alcuni usi di questa parola potrebbero non essere chiarissimi o intuitivi subito. Per questo ho preparato un documento PDF completo con tutti gli usi di magari che vedremo oggi e degli esercizi. Ho creato tutto questo per essere sicuro che l'argomento sia chiaro per te e per aiutarti a parlare italiano in modo sempre più naturale e autentico. Puoi scaricare il documento PDF e ricevere gli esercizi attraverso il link che trovi nella descrizione di questo video o inquadrando questo codice QR con il tuo cellulare. Inserisci il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà e riceverai tutto e gratuitamente nella tua casella di posta dopo pochi minuti. Continuiamo la nostra lezione. Magari può significare semplicemente forse, probabilmente. Lucia è strana oggi, magari ha dormito male la notte scorsa. Oggi lavoro, ma magari domani passo a trovarti. Le previsioni meteorologiche non sono incoraggianti. Usciamo lo stesso, magari non piove. Forse non piove. E c'è anche un quarto significato. Magari può significare nel caso, semmai, nell'eventualità. Possiamo anche restare a casa. Magari ordiniamo una pizza. Possiamo anche restare a casa e nel caso, in questo caso, nell'eventualità in cui restiamo a casa, ordiniamo una pizza. Magari ordiniamo una pizza. Domani dovrei incontrare un cliente vicino a casa tua. Magari ti chiamo e ci prendiamo un caffè insieme. Cosa ne dici? Nell'eventualità ti chiamo. Puoi chiamarmi magari nel pomeriggio, così ne parliamo con calma. Puoi chiamarmi, così ne parliamo con calma, ma se lo farai nell'eventualità. Chiamami nel pomeriggio. Chiamami magari nel pomeriggio. Indica quindi un'eventualità. Magari è veramente un'espressione che renderà il tuo italiano sempre più naturale e questo per me è un obiettivo importante, aiutarti a parlare italiano in modo sempre più autentico, vero. Per questo ho creato tutti questi video che vedi qui in cui ti presento tantissime espressioni colloquiali o idiomatiche che usiamo nell'italiano di tutti i giorni. Ti invito quindi a vederli e imparare l'italiano ancora di più insieme a me. E per quanto riguarda questa lezione, invece, ti ricordo che puoi scaricare il documento PDF con gli esercizi attraverso il link che trovi qui sotto o questo codice da inquadrare con il tuo telefono. Grazie mille per la tua compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!